La Ercole Moretti e Fratelli nasce nel 1911 per iniziativa di tre fratelli che erano Ercole, più vecchio, Norberto e Iginio, che era mio padre. Ovviamente Iginio è entrato qualche anno dopo perché era ancora troppo giovane. I due fratelli Ercole e Norberto, prima di iniziare questa attività, facevano i molatori, lavoravano nella moleria della Franchetti, una grande vetreria, dove facevano la molatura delle perle Rosetta. La perla Rosetta è la perla di vetro più conosciuta nel mondo. C'era molta richiesta delle perle Rosetta. Dopo vediamo dove andavano a finire tutte queste perle. E allora a un certo momento hanno deciso di iniziare questa attività artigianale, loro due, e dopo è entrato mio padre. E hanno messo a punto fin dall'inizio una tecnica che è stata molto importante per la ditta. La perla Rosetta è fatta da canna mulina, cioè già col foro, che viene tagliata in cilindretti che poi vengono sottoposti a molatura, in modo da rendere il cilindro di forma ovaloide, ovoidale, come un uovo. Dopo, siccome sono molto grezze le perle Rosetta, dopo l'effetto della molatura, venivano messe in un buratto. Il buratto è un cilindro di legno che viene fatto girare attorno al proprio asse, in senso orizzontale, per giorni e notti. Veniva riempito di perle Rosetta, di pezzi di vetro qualsiasi, di zavorra, di acqua e di sabbia. E lo facevano girare per giornate intere. La sabbia esercitava la sua azione abrasiva e faceva diventare la perla bella liscia. Ma alla fine dell'operazione, dopo 2 o 3 giorni, la perla era bella liscia, ma non era lucida, era satinata, cioè era opaca. I nostri vecchi, fin dall'inizio, hanno messo a punto una tecnica per cui, dopo questa operazione di sabbiatura, hanno cambiato la composizione all'interno del buratto, facendo girare ancora per qualche giorno, in modo che le perle risultassero perfettamente lucide. E questa è stata una cosa straordinaria, è una tecnica che usiamo ancora adesso noi per tutte le perle, per tutti i lucettini piccoli, pendenti, eccetera, escono perfettamente lucidi. Perciò a questo punto loro offrivano delle perle Rosetta lucide anziché opache, ad un prezzo che praticamente era lo stesso. E questa è stata una grande trovata perché hanno fatto furori. Non è che fosse una sabbia per la composizione del vetro, era una sabbia abrasiva, sì, non è che avesse tanta importanza, insomma, esercitava la sua azione abrasiva leggera. Hanno cominciato a fare le perle, noi diciamo di mosaico, le perle millefiori, fatte con l'anima, con ferro, c'era questa po' di anima di vetro nero, e sopra questi vengono attaccati le varie murine, i pezzetti, sempre davanti al lume, che tiene tutto sotto il calore giusto, viene portato a temperatura di ramollimento e poi la perla viene sagomata nella forma desiderata, o sferica, cilindrica, ovoidale, eccetera. E hanno messo a punto, cioè quel discorso della lucidatura che avevano escogitato per la perla Rosetta, l'hanno messo a punto anche per queste perle millefiori. E questa è stata una cosa ancora più importante, perché con questa azione di abrasione che dava la sabbia, le murine si aprivano, i disegni diventavano molto più aperti, si toglieva un po' della coperta della murina che tendeva a chiudere. E sì, infatti questa è stata le perle
mosaico, le pelle mille fiori dell'Ercole Moretti sono inconfondibili. Questo è il 1920 circa, sì, forse anche un po' prima. Sì. E questa è stata una cosa veramente... Non so se tu conosca Augusto Panini. No. Augusto Panini è un grandissimo collezionista di Como, il quale ha 3000 collane nella sua collezione. Ma lui perché? No, faccio una piccola parentesi perché è interessante questo discorso. Augusto Panini, essendo di Como, la famiglia aveva una setteria e lui studiava chimica però e avrebbe voluto continuare a studiare chimica. Lui tra l'altro studiava sotto la guida di Giulio Natta, che poi è stato anche premio Nobel. La famiglia ha talmente insistito che lui entri nell'azienda della famiglia che a un certo momento ha ceduto. Un giorno mi ha detto: ho pianto per 3 giorni. È entrato nella famiglia, ma lui ha messo a punto i suoi studi di chimica e allora ha trasformato l'azienda, invece di produrre in seta, produceva in poliesteri e ha cominciato a esportarli in Africa e ne vendeva milioni al mese di questi foulard. E ha cominciato a girare l'Africa un po' dappertutto, anche per lunghi periodi. È cominciato perché, facciamo un'altra parentesi, in Africa cosa c'era? C'erano tutte le perle veneziane, ma anche di altre provenienze, anche boeme, anche tutto arrivava là da secoli, la perla rosetta, la perla di Conteria, le perle millefiori, le perle di Mosaico Africa, tutto arrivava là. E lui ha cominciato, all'inizio non sapeva niente, a conoscere queste, sceglieva qualche collanina, qualche pezzo per portarlo alla moglie Giuliana. E poi un po' alla volta ha cominciato ad approfondire e ha una collezione straordinaria. Lui alcuni anni fa voleva rendersi conto che ci fosse stata una continuità, se c'era stata una continuità nella produzione della perla veneziana. Lui è venuto anche da noi, ma non ha trovato la persona giusta e quello è stato. Ma dopo lui è in amicizia con un'altra persona molto simpatica, che è Giorgio Teruzzi, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, il quale, scavando in Africa per andare alla ricerca di fossili, ha cominciato anche lui a imbattersi nelle perle. E allora ha fondato addirittura nel 2005, ha fondato la Compagnia delle Perle a Milano, a Monza, e faceva delle mostre, tutto quello che trovava lo esponeva, ma senza rendersi conto che lui, se c'era stata continuità, se era tutto finito. Un giorno ad una di queste mostre va una nostra amica di Milano e aveva al collo una collana nostra. Quando l'ha vista, ha detto: ma cos'è? Come, non conosce l'Ercole Moretti? Dopo 2 giorni era qua, siamo diventati amici e lui a sua volta ha portato questo Augusto Panini e allora anche io, merito anche mio di averlo introdotto anche un po' col museo, e ho fatto tantissimi lavori anche col museo, questo Panini, tutto gratuitamente, veniva anche per lunghi periodi da Como, tutto gratis, tutta una persona straordinaria, veramente. Ecco, così. E quindi abbiamo accennato al fatto che queste perle andavano soprattutto in Africa, nelle colonie dell'Africa occidentale. Perché? Perché da quando si sono cominciati ad attraversare gli oceani, qualcuno ha avuto l'idea di portare olandesi, inglesi, portoghesi, di portare queste perle là. Perché gli indigeni usavano molto tutte queste cose, si rivestivano tutto il corpo. Ed è stata una grandissima idea, infatti, ma sì, andavano a montagne di pelle, le pelle di conteria. Le pelle di conteria sai quali sono? Quelle piccoline piccoline, quella è una rivoluzione industriale, non è, le canne non sono fatte a mano, sono fatte industrialmente, poi vengono tagliate e poi vengono riscaldate in modo da renderle, da togliere lo spigolo, renderle leggermente arrotondate. E quella è una lavorazione industriale, ma pensiamo che nel 1897
si è fondata la società delle conterie, che adesso non mi ricordo esattamente come si chiama, unendo 17 fornaci che producevano perline di conteria e altre erano rimaste anche fuori. Quindi pensiamo alla quantità di perle. Questa società conteria aveva non so quante centinaia di lavoratori. E dopo tutte le perle che venivano prodotte venivano infilate a Venezia dalle cosiddette impiraresse. Erano nei campielli, tutte cose, lavoro a domicilio, avevano un contenitore di legno con 50-60 aghi infilati col filo e infilavano tutte queste perline. Queste erano le impiraresse, che è stata una cosa grandiosa. Questo per quanto riguarda la conteria, soprattutto perché tutto questo lavoro veniva fatto tantissimo nelle case, dava modo tutto il lavoro nero prevalentemente, però dava modo a tante famiglie di vivere perché avevano tanti figli, dovevano badare i figli, badare la pentola che era sul fuoco e potevano vivere e guadagnavano per le conterie questo. Le perle a lume invece era tutto un altro discorso. Tanto dobbiamo chiarire che qualcuno fa un po' di confusione, perché le perle veneziane, cosiddette veneziane, sono veramente veneziane e non muranesi, perché qualcuno confonde col fatto che sono di vetro, che siano fatte a Murano. A Murano erano pochissimi, eravamo noi, la società Conterie e qualche altro, ma erano fatte soprattutto a Cannaregio, nel sestiere di Venezia, Cannaregio, che è quello, il castello, guardando Venezia verso a sinistra, Cannaregio è verso destra. E là venivano fatte, anche là, tutte queste perle venivano fatte nelle case, prevalentemente. Sì, sì, perché l'attrezzatura era molto limitata. Bastava un piccolo bruciatore a gas, che poi all'inizio dell'Ottocento era addirittura con grasso, tutte cose. Insomma, dopo, quando è venuto Venezia è stata fornita del gas di città, hanno cominciato a usare questo piccolo bruciatore a gas e con un piccolo ventilatore in modo da rendere la fiamma vivace. E quindi questo non comportava una grossa attrezzatura. In qualsiasi angolo della casa andava bene per poter produrre le perle a lume. E così potevano appunto badare i figli, badare alla pentola che era sul fuoco e facevano un grosso lavoro. Però non di lunedì, mai di lunedì. Di lunedì lavoravano di sabato, di domenica, ma no, lunedì era sacro. Lunedì si trovavano con le amiche, andavano per qualcosa, un bicchiere di vino. Ecco, un altro piccolo particolare, anche questo molto interessante, sulla lavorazione della perla di una volta, è quello del faivo. Tu lo sai quello del faivo? Faivo, che prende il nome da favilla, faiva, che vuol dire favilla, era una carbonella vegetale nera che serviva in modo straordinario per temperare le perle, perché una volta fatta la perla doveva essere raffreddata lentamente, specie se le perle erano grosse, altrimenti si rompeva. Allora, negli squari, i cantieri dove facevano le barche di legno, avevano bisogno a volte di una fonte di calore. Accendevano del cannetto che si trova ai margini della laguna, il caneo. E con quello sagomavano, scaldavano le tavole per curvarle, eccetera. Quello che cadeva da questa fascina di cannette, di canne raccolte, quello che cadeva, che era una carbonella vegetale, veniva raccolto dal marito della perlera, che tante volte era, come si dice a Venezia, de bando, cioè non aveva lavoro. Allora andava con la barchetta a ritirare questo faivo, il quale veniva messo in una scatola, contenitore sulla sinistra del banco della perlera, dove la perlera lavorava. Quando aveva finito la perla, la infilava
nel faibo in modo che si raffreddasse lentamente e rimaneva perfetta. Fino al 1935 le perle a lume vengono fatte fondendo della canna di vetro sopra un tondino di ferro, che veniva ricoperto all'inizio di una pastella che faceva la stessa perlella, una pastella in modo che vetro e ferro resi incandescenti non si attaccassero. Questa pastella aveva una funzione di isolamento, infatti la perla quando veniva finita veniva staccata. Ma nel 1935 qui i nostri vecchi hanno scoperto una cosa straordinaria, di sostituire il tondino di ferro con del tubicino di rame. Perché? Il rame e vetro si sposano felicemente, però vetro e rame hanno dei coefficienti di dilatazione molto diversi e quindi durante il raffreddamento la perla si romperebbe. Usando il tubo di rame invece che il rame pieno, consente durante il raffreddamento di restringersi in modo di compensare il restringimento del vetro diverso e la perla rimane perfetta. Dopo il tubicino di rame veniva tolto con l'acido nitrico. Io mi ricordo, questo tubicino lo facevano qua. Io mi ricordo che ero ragazzo e prendevano della fettuccia di rame, della fettuccia di rame. Lo facevano, c'era una ragazza, lo facevano passare attraverso un forellino applicato su una piastrina di acciaio con un po' di olio e allora il rame passando nel forellino si avvolgeva e c'era questa ragazza che tirava per alcuni metri e via via, dopo un altro pezzo, via via. Mi ricordo da ragazzo che c'era e con questo venivano fatte le perle. E questo oltretutto consentiva di avere dei fori perfettamente lucidi, perché prima col rame, col tondino, con la pastella rimanevano anche sporchi, e anche molto sottili, molto più sottili di quello che si potesse fare col tondino di ferro. Questa è stata una grossa scoperta. Loro hanno tentato di tenerlo segreto questo sistema per qua, però siccome anche qua avevano le perlere che lavoravano a Venezia, a un certo momento hanno dovuto portarlo anche a Venezia, in poco tempo hanno cominciato a copiarlo. È venuta prima una piccola ditta, poi si è messa la Salvadori, che ha preparato il rame per tutta Venezia. Di questo io mi riferisco sempre a cose del Novecento, anche perché le ho un po' vissute, un po' sentite da mio papà, dai miei zii. Il discorso, dove finivano tutte queste perle? Dove finivano? Andavano, come abbiamo accennato, nelle colonie dell'Africa occidentale, in India e nelle Americhe. Chi è che portava via tutte queste perle? Erano delle compagnie internazionali, delle compagnie straniere. La più importante delle quali è stata la SICK, era una compagnia tedesca, la quale nel 1910 ha aperto degli magazzini a Venezia, in Caia del Nuneghe, proprio piena Canaleggio. E là avevano questi magazzini dove convogliavano, facevano arrivare tutte queste perle che venivano prodotte dai vari produttori veneziani. Là c'erano delle ragazze le quali avevano il compito di infilare. Momento, facciamo un passo indietro. Tutte queste perle, sia le conterie che le perle veneziane, che le perle a lume, che la rosetta, non è che venissero spedite come collane fatte. Venivano spedite a mazzi. C'erano mazzi di 100 perle, mazzi per le conterie, mazzi molto più grandi, eccetera. Dopo, dove arrivavano, venivano disfatte e allora là si faceva l'uso che si rivestivano gli idoli, tutte le cose più strane. Ecco, e quindi c'erano questi magazzini della SIC dove c'erano queste ragazze
che infilavano le pelle, che era una cosa temporanea, perché dopo, quando arrivavano a destinazione, veniva disfatto tutto e appunto infilate nel modo che loro avevano deciso di fare. Nel 1927 la SIC cede perché la Germania ha perso la guerra e subentra questa compagnia olandese, la Handelmaatschappij, nome lunghissimo, la quale ha continuato questo lavoro con tutte le colonie, eccetera. Però negli anni 60 tante colonie hanno raggiunto l'indipendenza e l'interesse comincia a diminuire. E allora la Handelmaatschappij chiude e cede tutto il vecchio campionario della SIC, costituito da 200 cartelle per un totale di 22.000 perle, al Tropenmuseum di Amsterdam, dove è tuttora conservato. Ma la cosa che ha lasciato il maggior segno in tutta la storia è la perla rosetta, che come dicevamo è la perla di vetro più conosciuta nel mondo. Ma per la rosetta mi diceva una signora nera che è venuta qualche anno fa da noi, bella signora, che ricordava che giovane anche, con un compagno, un professionista di Trento, e diceva che nel Ghana la donna che doveva partorire teneva sul fianco una ciotola con immersa una perla rosetta e ogni tanto doveva bere di quell'acqua in modo che i poteri magici si trasmettessero al nascituro, una cosa straordinaria. Comunque quella di queste compagnie, mi ricordo un ricordo personale, queste compagnie che portavano via, c'era questa SIC e questa SIC o l'Handelmaatschappij, adesso non ricordo che fosse l'Handelmaatschappij, sì, perché troppo vecchio la SIC, che c'era chi curava gli interessi, c'era una certa signora Letizia Quarti, la quale teneva i contatti con le ditte, eccetera. E io da ragazzo sentivo sempre, anche mio fratello che è più vecchio di me, sentivamo parlare di la Quarti, a Quarti, cosa ha ordinato, cosa fa la Quarti, chi è la Quarti? A un certo momento, qualche anno fa, io e mio fratello abbiamo detto, ma che è sta Quarti? Ho guardato sull'elenco del telefono, penso, Quarti Letizia, ancora viva. Ho provato a telefonare e mi dice, no, Letizia è morta qualche anno fa, c'era una signora anziana. Letizia è morta qualche anno fa, ma se venite qua vi do tante notizie sulla storia delle perle, dei rapporti. È stata una cosa, siamo andati là, ci ha dato dei documenti che abbiamo lì sopra, anche là, di come dei rapporti che c'erano con la ditta, eccetera. È stata una cosa. Io sono entrato qua, non so se l'abbiamo già detto, sì, più o meno dopo finita, sì, fatto quei pochi anni di università di architettura, sono entrato qua e sono ancora qua. Da qualche anno ho lasciato la mia quota, la mia parte a mio figlio, uno dei miei figli, Marcello. Lei conosce Venezia, Sant'Elena. Ecco, l'edicola c'è Sant'Elena, e di mio figlio più grande, Leonardo. L'edicola, perché ha sposato una ragazza di Sant'Elena, si è sistemato là, mentre l'altro è il gemello di Marcello, è ingegnere e lui ha una grossa ditta di Padova e ogni tanto va all'estero, a New York, di qua e di là. Comunque mi pare abbastanza bene tutto. E uno è rimasto qui. È sempre più difficile, ma anche perché i nostri politici, ai nostri politici non è mai interessato l'artigianato. Sono sempre buttati sulle grandi industrie, e la Fiat, e la Romeo, dell'artigianato. Siamo artigiani, altro che artigiani, più artigianato di questo. Anche mio figlio e mio nipote, pur titolari, se li vedi, sono sempre sporchi perché fanno lavori manuali loro stessi. Io avevo chiesto, c'è la Promo Vetro qua, che ha la funzione di collegare un po' tutti gli artigiani del vetro, eccetera, e avevano dato una cosa regionale
da applicare un bollino che autentichi la provenienza, però per avere il bollino deve dimostrare che il prodotto viene fatto a Milano, Venezia, insomma, no? E qualche anno fa è venuta una commissione proprio regionale per vedere se noi eravamo in grado di farlo, perché naturalmente non c'era nessun problema, ma io ho chiesto, ma perché non si fa come si fa per la carne, per le verdure, per il pesce, che nei negozi uno deve mettere la provenienza, Oceano Atlantico, della provenienza. Perché non si fa questo anche per i negozi di vetro? Ah, mi hanno detto, basterebbe fare una leggina. Fare una leggina. Il fatto è che appunto non interessa niente ai nostri governanti, di nessun tipo, non è mai interessato l'artigianato. Poi ci sono dei grandi che è meglio che stia tutto così, le grosse ditte come la Venini, le grosse ditte non hanno mai voluto applicare il bollino perché, no, perché si confondevano col piccolo artigianello. Questo è il fatto. Secondo me questo è un grosso errore, però è così. È un po' il discorso di tutte delle fornaci. Sì. Anche le fornaci, una volta c'erano fornaci con 50, 60, 80 dipendenti, adesso è diventato sempre una cosa, sempre di più a livello familiare. Sì, Per forza. sì, sì. E l'esportazione, come conta l'esportazione? Conta Noi il mercato esportiamo soprattutto in Giappone. del Giappone. Altrimenti Perché un sì, mercatino. una volta c'era l'America, una volta gli Stati Uniti fino a una ventina di anni Adesso no fa. più. Adesso In Europa? poco, soprattutto il Giappone. Interessante. Sì, perché a noi giapponesi piacciono le cose tradizionali, le viste con un occhio magari più moderno, però sono di una meticolosità, sono che incredibile. Quando l'ordine è pronto, perché fanno dei begli ordini, quando l'ordine è pronto, vengono 4 giapponesine da Firenze, perché loro hanno una ditta di riferimento a Firenze, stanno qua tutto un giorno a controllare perla per perla, filo per filo, ma basta che ci sia, ma non un difetto, basta che ci sia magari i nodi fra perla e perla, uno più grosso, uno più sottile, una cosa incredibile, però con loro si lavora, una cosa veramente incredibile.